Buongiorno a tutti, oggi voglio parlare di questo libro, Così ho vissuto, scritto da Boris Pawar e Tatjana Rogic. Questo libro racconta la vita di questo grande intellettuale, scrittore sloveno di cittadinanza italiana che ha appena festeggiato i suoi 108 anni. Voglio ricordare inoltre che è diventato il più anziano sopravvissuto dagli orrori dei campi di concentramento nazisti. Come dicevo, questo libro racconta la vita di Boris Pawar. Boris Pawar è nato il 26 agosto del 1913 a Trieste, una Trieste che non era ancora italiana ma che lo diventerà poco dopo, dopo la Grande Guerra, e una Trieste che fondamentalmente vede, dopo l'annessione italiana e l'avvento al governo dei fascisti, praticamente una spaccatura tra la minoranza slovena e la cittadinanza italiana. Infatti sotto i fascisti gli sloveni hanno subito delle grossissime vessazioni, è stato proibito l'insegnamento della lingua slovena, è stato proibito addirittura parlare, ci sono dei cartelli che dicono è proibito parlare sloveno, bisogna parlare italiano, a scuola si proibiva di parlare lo sloveno, e la violenza di questo impatto Boris Pawar l'ha vissuta direttamente quando i fascisti hanno bruciato la Casa del Popolo. Boris Pawar aveva soltanto 7 anni, è stato nel 1920, e in quel momento proprio si è evidenziata proprio tutta l'oppressione del fascismo sulla minoranza slovena. Boris Pawar successivamente è andato a studiare in seminario dietro consiglio dei suoi genitori, e poi nel 1940 è partito per la campagna d'Africa, è andato in Libia a partecipare alla guerra in Africa, e quando è tornato lui faceva già parte di una cerchia di intellettuali, di giovani intellettuali che erano interessati ai movimenti politici di quel periodo, e ha partecipato attivamente alla resistenza antifascista, e per questo nel 1944 è stato arrestato dai nazisti ed è poi stato deportato nei campi di concentramento. Lui ha girato diversi campi di concentramento e racconta l'esperienza sia precedente, in cui racconta di diversi suoi amici, conoscenti che facciano parte della resistenza, che sono morti sotto il giogo del nazifascismo, tra cui anche suo cognato, quello che poi era suo cognato ma non lo era ancora in quel periodo, perché era il fratello della moglie, che poi sarebbe diventata la moglie di Boris Pawar, poi racconta la sua esperienza drammatica, ovviamente nei campi di concentramento, di come è sopravvissuto. Poi Boris Pawar, la guerra finisce, Boris Pawar va a Parigi, dove si reca in un sanatorio dove praticamente cerca di recuperare fisicamente dai dolori dei campi di concentramento, e poi torna a Trieste. A Trieste diventa uno scrittore, e soprattutto si attiva fattivamente per i riconoscimenti della minoranza culturale slovena, e soprattutto entra in quel periodo anche in contrasto con la Jugoslavia, con il comunismo in Jugoslavia, in quanto anche con diversi intellettuali sloveni aveva criticato l'atteggiamento e i massacri della resistenza jugoslava dopo la guerra, e questo gli provoca non poche noie. Infatti viene seguito dai servizi segreti jugoslavi, poi non può entrare in Jugoslavia, e tutto questo suo impegno poi si sviluppa nei decenni successivi, insieme alla sua scrittura, che è sia di ricordo che di denuncia, ma anche una scrittura molto ricca, molto, molto particolare, una scrittura che lui stesso definisce una scrittura in sloveno. Lui non ha studiato lo sloveno, ha studiato l'italiano proprio per i fatti che vi ho raccontato poc'anzi, e questo genera nella sua scrittura una scrittura non particolarmente forbita, non particolarmente adatta a una prosa diciamo di tipo romantico, a una prosa di tipo ricercato, ma è una prosa più dedicata al linguaggio colloquiale, al linguaggio del litorale sloveno.
e questo la rende molto immediata e anche molto, particolare. Successivamente, quando la Slovenia diventerà uno stato indipendente, nonostante le speranze di Pahor, che era uno strenuo difensore della Slovenia come, una parte di una confederazione Jugoslavia, però poi la Jugoslavia poi si è sciolta e quindi la Slovenia è diventata uno stato indipendente e, a questo punto, Boris Pahor, ha fatto anche parte di una serie di iniziative. Lui aveva già creato delle riviste e era anche attivo nella politica, aveva cercato di creare un partito di minoranza culturale slovena in seno alla sinistra italiana, poi osteggiato fortemente dalla Democrazia Cristiana, e poi tutto questo è culminato con l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea. Ma in tutti quegli anni il Boris Paulsk scrittore è rimasto un po' nell'ombra. Lui aveva scritto, per esempio, un importantissimo libro, Necropolis, sulle sue esperienze nei campi di concentramento, l'aveva mandato a diverse case editrici o anche a diversi scrittori, non so, Claudio Magris e Primo Levi, ma non era mai stato giudicato interessante al punto da essere pubblicato. Però negli anni 2000 a Parigi c'è un'importante manifestazione, viene organizzata un'importante manifestazione per presentare la cultura italiana della città di Trieste, una città di Trieste che, ricordo, era comunque divisa era comunque una città multietnica, ma soprattutto divisa tra italiani e la minoranza culturale slovena. E a quel punto il comune di Trieste propone una rappresentanza della cultura di Trieste soltanto italiana. Per fortuna tra gli organizzatori uno slavo si impegna e dice no, c'è anche la minoranza culturale slovena che rappresenta bene Trieste, e quindi propone di inserirla in questa manifestazione, e a questo punto intervengono anche diversi intellettuali sloveni, tra cui Boris Pahor, che fa una conferenza, ottiene un immediato successo e comincia a recuperare degli interessi per pubblicare i suoi libri, interessi da parte degli editori. E successivamente in Italia viene presentato un suo libro, e qui è storia perché a questa presentazione interviene Fabio Fazio, che lui lo propone alla sua trasmissione Che tempo che fa. Questa intervista ottiene un'eco anche nazionale molto forte, e a quel punto Boris Pahor finalmente viene riconosciuto come scrittore. Addirittura Paolo Mieli dice che dovrebbe essere insignito del premio Nobel per la sua importanza. Ecco, questa storia è veramente ricca di informazioni ed è densa anche di nozioni, è scritta a quattro mani, come vi ho detto, da Tatiana Rolic e da Boris Pahor, che presenta dei suoi spunti del suo diario oppure brani dei suoi racconti. Io voglio soltanto accennarvi tre punti che secondo me che mi sono rimasti particolarmente impressi. Uno rappresenta un personaggio, Zora Perello, che è una antifascista, una giovane antifascista che Boris Pahor ha conosciuto e che lui ha definito l'Anna Frank di Trieste. Perché? Perché Zora Perello era stata una partigiana, è nata nel 1922, già giovanissima, faceva parte della gioventù comunista, ha partecipato attivamente alla resistenza, è stata arrestata, poi è stata liberata, e poi di nuovo con la sua partecipazione diretta nell'antifascismo è stata di nuovo arrestata. A questo punto è stata torturata in maniera molto violenta e poi spedita nei campi di concentramento, dove è morta nel 1945 a soli 22 anni. Perché mi è rimasta impresso Zora Perello? Zora Perello rappresenta una figura di purezza, di anelito, di libertà dall'oppressione, dal giogo del nazifascismo. E soprattutto ha scritto delle lettere, dei diari che sono andati perduti purtroppo. E io a questo proposito vi voglio raccomandare la lettura di un libro scritto da Lida Turk su Zora Perella, che è un libro che secondo me definisce bene l'importanza di questo personaggio dimenticato, un personaggio che, come tanti altri, come tanti amici di Boris Pahor, sono morti sotto il gioco del nazifascismo, ma che con questo fulgore, con questa purezza, con questa forza, secondo me, possono veramente insegnarci qualcosa nell'attivismo politico e culturale.
Il secondo evento che voglio raccontare di questo libro, che è molto importante ovviamente, è l'esperienza nei campi di concentramento. Boris Pohr lo descrive in Necropolis e, lui è sopravvissuto nei campi di concentramento, grazie al fatto che ha cominciato a lavorare come infermiere. E questa cosa, pur avvicinandolo dal punto di vista umano ai prigionieri che lui aiutava a sopravvivere, ha anche creato una sorta di dissociazione, di profondo dolore morale, perché lui stesso dice che il pane dei suoi pazienti che morivano poi alla fine arrivava a lui, e quindi la sua sopravvivenza è anche avvenuta grazie alla morte delle persone che lui stesso cercava di salvare. E questo è molto profondo, molto toccante, è un'esperienza veramente intensa che secondo me pone questo libro a livelli di Se questo un uomo di Primo Levi, pur non avendone avuto la risonanza mondiale che purtroppo avrebbe meritato. Il terzo punto di cui vi voglio raccontare è l'impegno di Boris Pohr nel riconoscimento delle minoranze culturali, nel suo caso della minoranza culturale slovena in Italia, ma anche la sua vicinanza rispetto a tutte le diverse minoranze culturali delle lingue che ci sono in Italia e non solo. Lui si è avvicinato molto all'esempio della minoranza di lingua tedesca altoatesina, oppure alle varie minoranze anche albanese in Puglia, anche la minoranza catalana in Spagna. E questo secondo me mi ha insegnato molto, perché gente come me, che è abituata a vivere in una nazione in cui che parla la tua lingua e che ti accetta come cittadino in pieno, è ovviamente diverso rispetto a persone che vivono in una nazione che parla un'altra lingua e che fondamentalmente la cui storia ha cercato, in cui la storia ha cercato di dimenticarli, di importi diciamo ai margini, se non di massacrarti e di ucciderti, come è capitato per la minoranza slovena, di lingua slovena. E questo secondo me è un insegnamento non solo dal punto di vista culturale, intellettuale, ma anche dal punto di vista umano, per l'accettazione anche di diverse istanze, di diverse richieste che magari noi possiamo giudicare lontane dal nostro sentire, anche magari con una sorta di fastidio, ma che invece devono essere accolte, cercare di essere comprese per la storia che portano con sé e anche per l'arricchimento che portano con sé, soprattutto in questo periodo in cui c'è in gran voga la globalizzazione, l'unità globale, però anche le differenze culturali possono arricchire e recano un di più nel nostro sentire quotidiano. Io mi auguro che voi vogliate leggere non solo questo libro, ma anche, in caso non l'abbiate fatto, i capolavori di questo importantissimo scrittore. Vi ringrazio per l'attenzione, un saluto, alla prossima.